Esercizio di riconoscimento di spugne. Questo esercizio è particolarmente importante per il miglioramento di una fase del cammino che vede il tallone arrivare a terra, la fase di ammortizzamento. Infatti, se ci pensiamo, non è un caso che la natura abbia scelto di far arrivare per primo a terra proprio il tallone, proprio perché il tallone ci permette di percepire appieno la qualità del terreno sul quale stiamo camminando, alcune delle sue caratteristiche come l'inclinazione, e ci permette di orientare il carico nella maniera più opportuna. Per quanto riguarda il posizionamento per questo esercizio, ci vedrà all'inizio lavorare da seduti, per poi arrivare alla posizione in piedi nell'ultimo livello di calibrazione. Il paziente si troverà con la mano ben appoggiata sulla coscia, qualora possibile, se non ci sia un ipertono rilevante, e per quanto riguarda l'attrezzatura dobbiamo munirci di spugne di gomma piuma di diversa consistenza, perlomeno 5, e per il primo livello di calibrazione di un piccolo cubetto di legno, proprio per offrire una consistenza maggiore da dover riconoscere. Primo livello di calibrazione per il riconoscimento di spugne sotto il tallone. Per questo primo livello le variabili da riconoscere saranno due: il cubetto di legno, quindi molto duro, lo facciamo sentire anche al paziente tramite la mano sinistra in modo tale che possa rendersi conto di quello che sentirà sotto il tallone, e una spugna di media consistenza, la numero 3. Va bene? Adesso te le faccio sentire sotto il tallone, mi devi dire quale delle due hai. Benissimo. Allora, nel caso in cui la comunicazione sia possibile, il paziente ci dirà se si tratta del pezzo di legno o della spugna numero 3. Qualora invece dobbiamo ancora ricorrere all'indicazione, ci mettiamo uno sgabellino di fianco, una volta eseguito il riconoscimento li porremo davanti a lui e dovrà indicarle. Va bene? Allora, vediamo un attimo. Pronto? La presa la effettuiamo in questo modo, come negli esercizi che richiedono il movimento della gamba. Facciamo leva sulla nostra coscia per poter sollevare la gamba destra. La posizione di partenza vede il piede leggermente arretrato rispetto al sinistro. Chiudiamo gli occhi. Possibile anche utilizzare un piccolo tappetino sotto i piedi, anche per evitare la presenza di rumori rivelatori, ma noi cercheremo di fare di tutto per non rendere i rumori accessori al riconoscimento. Prendiamo la caviglia anteriormente, solleviamo l'arto e appoggiamo il tallone, come se volessimo mimare il passo. E poi torniamo indietro, in questo modo. Allora, era la spugna o il pezzo di legno? La spugna, molto bene. Facciamone un altro.
Allora, adesso, benissimo, si tratta di differenze rilevanti, quindi il primo livello che riguarda disturbi della sensibilità abbondanti. Se ci dovessero essere degli errori, ci comportiamo come negli esercizi precedenti, cioè facciamo sentire la natura dell'errore al nostro paziente. Molto bene. Secondo livello di calibrazione per il riconoscimento di spugne. Abbandoniamo il blocchetto di legno e cominciamo ad integrare la richiesta con la presenza di tutte le spugne a disposizione, dalla più morbida alla più dura. Quindi la più morbida che sarà la numero 1, facciamo sentire la consistenza e facciamogli sentire la consistenza anche delle altre in modo tale che si possa rendere conto. Effettuiamo questo passaggio in maniera graduale, iniziamo con 2 spugne, quindi magari la 1 e la 5, poi inseriamo la numero 3, poi gradualmente anche la 2 e la 4. Allora, con gli occhi chiusi, allora, qual era secondo te? Esattamente, proprio la 1, quella più morbida. Benissimo. Il paziente potrebbe avere una tendenza abbastanza caratteristica, cioè quella di voler andare a premere volontariamente la spugna per andare a ricercare delle sensazioni aggiuntive. Cerchiamo di dissuadere il nostro paziente da questa attività e di concentrarsi specialmente nel momento in cui il tallone va a contatto con la spugna ed inizia a modellarsi, perché è proprio il tallone a modificarsi nei confronti delle diverse consistenze che incontra. Bene. Terzo livello di calibrazione. In questo terzo livello abbiamo sempre le nostre 5 a disposizione, le nostre 5 spugne a disposizione, ma la richiesta comincia ad arricchirsi con quella che è l'anticipazione, cioè quale spugna vorresti sentire? Benissimo, abbiamo fatto delle premesse nelle lezioni precedenti riguardanti le posizioni del tronco. Benissimo. In alcuni esercizi abbiamo visto che il paziente aveva necessità di avere un appoggio per l'arto superiore sinistro per aiutarlo a controllare il tronco, mentre man mano che vediamo che le capacità del paziente migliorano rispetto a questo elemento, possiamo tranquillamente chiedergli anche di staccare la schiena dalla sedia. Benissimo, in modo tale da dover gestire il controllo del tronco anche quando una delle basi di appoggio fornite dai piedi va variando. Benissimo. Un altro elemento da considerare è che spesso il paziente, per arricchire la sua percezione, abbia la tendenza di premere con il tallone sulla spugna, proprio per cercare delle informazioni aggiuntive. Dissuadiamo il paziente da questa attività e facciamolo concentrare specialmente nel momento in cui il tallone entra a contatto con la spugna e va modellandosi, perché è il tallone che si adatta al contatto delle diverse superfici. Vediamo come arricchire questo terzo livello con questa richiesta aggiuntiva. Senti, quale vuoi sentire di quelle? La 5, la più dura? Benissimo, vediamo se te la metto. Tu preparati a sentire proprio la spugna più dura sotto il tallone, sentila bene. Ok, vediamo un po'. Noi possiamo decidere a nostra discrezione se fargliela sentire oppure meno. Senti, dammi il via quando sei pronto a sentirla, Via.
Allora, era la tua 5? Che cos'era? La 4? Quasi, era la 3. Era la 3. Te la faccio sentire la 4. La 4 sarebbe stata ancora un pochino più dura. Molto, molto bene. Perfetto. Di tanto in tanto, ogni 2 o 3 riconoscimenti puntuali, proponiamo questo tipo di richiesta.